Buongiorno a tutti, nel video di oggi vediamo come applicare una batteria al litio a qualsiasi dispositivo di vostra scelta, nello specifico una magnetoterapia. Un'operazione resa possibile da questo dispositivo charger di batteria al litio e step up che consente di trasformare la tensione di 3,7 volt di una batteria al litio in una qualunque tensione fino a 27 volt. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Ho per le mani questo dispositivo di magnetoterapia. Per chi non lo sapesse, la magnetoterapia trova impiego nella accelerazione della rigenerazione dei tessuti ossei dopo le fratture e permette la guarigione di particolari stati infiammatori. Si tratta di un kit progettato all'epoca dalla rivista Nuova Elettronica. Parliamo dei gloriosi anni 90. In particolare si tratta del kit o circuito stampato LX1324. La realizzazione pratica di questo kit era contenuta, descritta in maniera dettagliata, nella rivista 192 del novembre del 1997. La rivista usciva mensilmente e conteneva moltissimi progetti elettronici per il fai da te. Pagine e pagine di schemi elettrici con descrizione dettagliata del funzionamento dei vari componenti elettronici. In questo numero in particolare è presente anche una guida per conoscere al meglio gli SCR e i TRIAC. Pertanto, per chi fosse interessato, vi metterò il link in descrizione. Tra i vari progetti era appunto presente questo di questa magnetoterapia radiofrequenza per auto alimentata a 12 volt con il relativo schema elettrico. Sebbene il kit non sia più disponibile, analizziamone comunque il funzionamento. Il microprocessore scandisce i tempi di accensione e spegnimento di un oscillatore radiofrequenza che è collegato ad una piattina irradiante che trasmette all'esterno la radiofrequenza per la guarigione dei tessuti. La frequenza di uscita dell'oscillatore radio è abbastanza variabile e dipende in sostanza dalla modulazione realizzata dal transistor TR1 al quale vengono applicati degli impulsi in bassa frequenza. A suo tempo decisi di acquistare questo kit e di montarlo perché era quello che aveva meno componenti al suo interno ed era quindi anche più semplice da realizzare essendo io un neofita all'epoca. Nella rivista si spiegava chiaramente il funzionamento di ogni singolo componente di questo schema elettrico e si davano anche le istruzioni per il montaggio. La piattina radiante non è altro che una fascia contenente un lungo filo in rame collegata tramite un connettore RCA alla magnetoterapia. Il kit comprendeva un processore con su programmato il codice per la generazione di questi impulsi. Nella rivista venivano anche descritte le modalità di applicazione della fascia radiante. Fatto questo doveroso omaggio a questa gloriosa rivista, vediamo come alimentare questa magnetoterapia con una batteria ai polimeri di litio. Quello che vedrete può essere naturalmente applicato a qualsiasi dispositivo con tensioni fino a 27 volt massimi, potenza massima di circa 7 watt. Vediamo all'atto pratico come applicare questa alimentazione a questa magnetoterapia. Cominciamo dal collegamento di alimentazione che avviene attraverso questi due fili rosso e nero in cui entra la 12 volt che viene commutata da questo interruttore. Le batterie ai polimeri di litio hanno una tensione nominale standard di 3,7 volt e una capacità in questo caso di circa 600 mAh. Per la ricarica questa batteria andrà collegata al circuito charger di questo modulo, la parte più a sinistra contenente il chip TP4056. Questo chip è destinato esclusivamente alla ricarica di una singola cella di batterie LiPo e litio 18650. Si occupa dunque esclusivamente di gestire la carica della batteria ad esso collegata ai cavi di questo condensatore al poliestere. Naturalmente sono presenti anche dei LED di segnalazione. La tensione della batteria passa attraverso un convertitore di tensione basato su questo chip e su questa induttanza e raddrizzatore e qualche condensatore e un trimmer che permette di regolare la tensione in uscita. Questo modulo accetta in ingresso una tensione per la ricarica da 4,5 volt a 8 volt e fornisce un'uscita regolabile da 4,3 volt a 27 volt.
vanta una discreta corrente in uscita, a 5 volt abbiamo 1,4 A, mentre a 12 volt all'incirca 0,6 A. Da questi dati capiamo che la potenza massima consentita è di circa 7 Watt. Anche se il chip prevede una protezione per il sovraccarico e anche per la sovrascarica, per maggior sicurezza andremo ad applicare un BMS 1S a questa batteria a litio. Pertanto cominciamo proprio dal collegare questo BMS 1S per proteggere questa mini batteria a LiPo. Il BMS è costituito dal chip BMS vero e proprio e da un doppio MOSFET contenuto in questo chip a 8 pin. In pratica questo chip misura la tensione della batteria e ogni qualvolta rileva una tensione troppo elevata, superiore a 4.2 volt, o troppo bassa, inferiore a 2.5 volt, o la presenza di una elevata corrente o un cortocircuito, aprirà uno dei due MOSFET rispettivamente collegati al pin over discharge e overcharge, interrompendo così il negativo della batteria dal resto del circuito. Prima di effettuare il collegamento a questo BMS 1S di protezione, andiamo a prestagnare tutte le parti in gioco in modo da avere la vita più facile. In questa fase è importante non cortocircuitare i due poli per evitare pericolose esplosioni. Saldiamo il polo positivo della batteria al pin B+ del nostro BMS. Il polo B- sarà naturalmente collegato al polo negativo. È il momento di collegarci ai pin centrali di uscita e di caricamento. Anche qui prestiamo attenzione perché su questi pin è presente la tensione di uscita della batteria. Fatti questi collegamenti, per evitare sempre cortocircuiti, è il caso di andare ad isolare il tutto con del nastro Kapton resistente ad alte temperature. Potremo verificare la tensione di uscita di questo BMS con un voltometro. In assenza di protezione abbiamo 3.46 volt. Vediamo come funziona la ricarica di una batteria al litio con la simulazione di un alimentatore variabile e andiamo a far finta di ricaricare la batteria come se fossimo il TP4056. Questo chip non fa altro che adeguare la tensione disponibile in uscita per rendere stabile e costante la corrente a esattamente 1 A. Nella fase constant current, infatti, il chip adegua la tensione fornita alla batteria a quella che è la tensione della cella stessa per garantire questa corrente costante. Una volta arrivati a circa 4 volt inizia il ciclo di constant voltage in cui viene applicata esclusivamente la tensione di 4.2 volt indipendentemente dalla corrente residua assorbita dalla batteria. Senza questa protezione, utilizzando un semplice alimentatore, aumentando la tensione a sproposito, aumenterebbe anche la corrente, innescando un fenomeno di deriva termica che potrebbe comportare l'esplosione della batteria. Nel nostro caso la presenza del BMS, che interviene a protezione di questa sovracorrente, impedisce il flusso di ricarica su questa batteria con questa tensione di 5.3 volt. Basterà ritornare dei ranghi abbassando la tensione ad una più consona per iniziare nuovamente il processo di ricarica. In assenza di un circuito di limitazione di corrente massima di ricarica, tutta la corrente disponibile all'alimentatore verrà fornita alla batteria e questo potrebbe comportare del surriscaldamento e il fenomeno della deriva termica per arrivare fino all'esplosione della batteria stessa. Per cui evitate correnti troppo elevate nella ricarica di queste batterie per evitare che si gonfino o addirittura che esplodano. Chiariti questi aspetti sulla deriva termica, torniamo al nostro modulo. La parte sinistra che si occupa del caricamento della batteria e la parte destra che si occupa della conversione della tensione di 4 volt della batteria in 12 volt. Il convertitore, che risulta sempre acceso perché è collegato perennemente alla batteria, assorbe della corrente anche quando il nostro carico non è in funzione. Per evitare questo consumo minimo, vado a separare la linea positiva che alimenta il convertitore di tensione, alla quale applicherò un interruttore successivamente, in modo da accendere e spegnere il dispositivo associato con questo interruttore. Per esigenze di spazio applico il modulo convertitore direttamente con del biadesivo sulla mia batteria ai polimeri di litio.
Una volta collegati i due poli della batteria, vado a saldare i due fili che vanno all'interruttore di accensione del convertitore, che saranno successivamente collegati ad un interruttore di accensione. Colleghiamo i fili di uscita del convertitore che conterranno la 12 volt necessari per alimentare la mia magnetoterapia e andiamo a calibrare questa benedetta tensione di uscita attraverso l'utilizzo del mini trimmer contenuto su questo circuito convertitore, non prima però di averlo acceso, collegando tra loro i due fili di accensione. Abbiamo già 12.44 volt, possiamo variare questa tensione agendo sul trimmer per arrivare alla tensione massima di 27 volt, mentre per la minima avremo il valore effettivo della batteria. Andiamo a riposizionare il trimmer per ottenere in uscita esattamente 12 volt per la nostra magnetoterapia. Il wattaggio di 7 watt in uscita massimo è desumibile dai parametri forniti dal produttore, cioè 5 volt per 1,4 o 12 volt per 0,6. Prima di collegare questo circuito vado a collegare un connettore Type-C al mio connettore micro USB perché voglio caricare questa batteria con un semplice caricatore smartphone moderno. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento buono per mettere like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro prezioso supporto. Fatte queste saldature, posso collegare con questi morsetti a molla i cavi che consentono l'accensione e lo spegnimento dello step up converter e quindi l'alimentazione di tutto il circuito. Accendiamo il dispositivo, i LED rossi in basso non si accendono perché la piattina non è collegata, ma il resto funziona. Verifichiamo la ricarica con Type-C USB, abbiamo circa 0,6 A. Decido di collegare in parallelo a questo LED di segnalazione un LED esterno. Collego il filo rosso positivo che va al LED esterno all'anodo di questo LED e il catodo al negativo. Pratico un foro sul contenitore per il porta LED e inserisco il LED precablato dotato di resistenza per la limitazione di corrente. Un po' di colla a caldo per il fissaggio. Ho lasciato la resistenza di cablaggio su questo LED, sebbene superflua, per limitare la luminosità. Non mi piacciono infatti i LED troppo luminosi. Quando la luce si spegnerà, il mio dispositivo sarà completamente carico. Non rimane che reinserire il tutto all'interno del mio involucro, riavvitare il contenitore ed effettuare un primo collaudo. Questa è la piattina radiante. Andiamo a collegarla al nostro dispositivo, accendiamo il dispositivo e vedremo che all'atto del collegamento si illumineranno entrambi questi LED. Il primo il LED di segnalazione di piattina presente e il secondo che ci indica la frequenza degli impulsi che stiamo generando in automatico o in manuale, in questo caso attraverso l'apposito pulsante di selezione. Abbiamo 6 modalità di impulsi. Se scolleghiamo la piattina radiante, il microprocessore se ne accorgerà e interromperà istantaneamente l'oscillatore radiofrequenza che genera gli impulsi. Giunti a questo punto, per farvi sentire l'intensità e la frequenza degli impulsi radianti, accendo una radio con l'antenna in prossimità della piattina in modo da sentire gli impulsi a bassa frequenza attraverso l'alta frequenza della radio. Alla vibrazione in angolo, poi è arrivata una parabola velenosa con le proteste di Carlo Francisco. Bene, a questo punto il processo di conversione di questa magnetoterapia in una magnetoterapia portatile e ricaricabile con batteria a litio è concluso e posso tornare a utilizzarla al meglio. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per la visione e come al solito vi do appuntamento a un mio prossimo video. Ciao!